dottor Reina, lo conosco, è stato nella mia cella in compagnia per quasi 8 mesi, uscendo tutti e due, è venuto con me. Volevo fare una società perché vedevo in lui un'intelligenza veramente enorme e cercai di comprare una tenuta, quelle di Bitondo, e di fare una società tra io, lui e l'avvocato Mitolo per creare allora un grande frigorifero sia per uso commerciale che per uso affittarlo agli altri. È venuta la polizia e ci venne a disturbare e ci fece l'ordine del rientro. Ordine di rientro che lui si rientrò, io me ne andai all'ospedale e non ci siamo visti più. E questo è tutto quello. Dal Palazzo di Giustizia di Bari, Liggio, accompagnato da Riina e dai suoi avvocati, esce libero. Si reca subito nella villa dell'avvocato Gironda, alla periferia di Bari. Rilascia anche un'intervista alla stampa. Dopo l'intervista, Leggio, in auto, va a Bitonto, in casa dell'avvocato Donato Mitolo, nonostante entrambi siano stati già raggiunti da un provvedimento di custodia precauzionale emesso dal Tribunale di Palermo su richiesta del procuratore capo Pietro Scaglione. Leggio ha in animo di stabilirsi in Puglia, visita una tenuta e dice al proprio avvocato che vuole trasformarla in azienda per allevare bestiame. Ma lo raggiunge un foglio di via obbligatorio. Entro 48 ore deve raggiungere il suo paese in Sicilia, Corleone. Leggio e Riina sanno che laggiù sono pronte misure di prevenzione, confino e chissà anche l'arresto. Così la Primula Rossa di Corleone dà incarico al suo fedele braccio destro di andare al posto di polizia di Bitonto a chiedere una proroga al foglio di via, dicendo che Liggio sta male e non può affrontare un lungo viaggio in auto. Il controllo della polizia non molla. Il questore di Taranto emana un secondo foglio di via. Una volta dimesso dall'ospedale, Liggio deve raggiungere Corleone. Riina prova l'ultimo tentativo per bloccare il provvedimento del questore che lo rivorrebbe a Corleone. La lettera ha la data del 19 giugno, il giorno prima della scadenza dell'ultimatum del questore Laquaniti. Sono 4 cartelle, scritte in perfetto italiano e pieno di riferimenti tecnici alla sentenza di assoluzione pronunciata appena una settimana prima dalla Corte d'Assise di Bari. Alla lettera sono allegate anche le copie di 2 esposti, uno inviato direttamente al questore e l'altro al procuratore generale della Corte d'Appello. Su tutte le carte c'è la firma di Salvatore Riina. Sono uno dei 64 imputati del processo recentemente celebrato davanti all'eccellentissima Corte d'Assise di Bari. Sono stato assolto dai più gravi delitti di sangue per non aver commesso il fatto e sono stato assolto anche dal reato di associazione per delinquere per insufficienza di prove. Quando sono stato scarcerato, avevo deciso, per motivi che qui è inutile elencare, di non tornare in Sicilia e cercarmi un lavoro e una sistemazione decorosa in questa provincia.
avevo espresso tale mio intendimento al mio difensore di fiducia, avvocato Donato Mitolo, al quale avevo altresì richiesto, conscio del suo spiccato senso di umanità, di aiutarmi nella realizzazione del mio desiderio. L'avvocato Mitolo mi offrì di lavorare alle sue dipendenze quale commesso di studio in Bitonto, ma il signor Questore di Bari ha emesso nei miei confronti un provvedimento di diffida nel quale si legge che sono socialmente pericoloso. È di lapalissiana evidenza, illustrissimo signor prefetto, che tale provvedimento è assolutamente illegittimo e arbitrario. La sentenza di Bari ha sanzionato in maniera chiara e inequivoca che io sono assolutamente innocente. Io ho il sacrosanto diritto di risiedere nella località dello Stato nella quale ritengo più opportuno sistemarmi. La sera del 20 giugno l'avvocato Donato Mitolo fa salire Luciano Liggio sulla sua automobile e lo accompagna poi all'ospedale della Santissima Annunziata di Taranto. Liggio viene ricoverato in una stanza del reparto malattie infettive dove lavora un suo amico, un siciliano. È quasi notte quando l'avvocato Mitolo torna all'hotel nuovo di Bitonto. Parla un attimo con Salvatore Riina, gli spiega che non c'è nulla da fare. Riina si mette ad urlare, è furibondo. Il ricorso al prefetto di Bari non è servito a nulla. A mezzanotte in punto deve lasciare Bitonto. E a mezzanotte in punto 2 poliziotti lo prelevano in albergo, lo infilano a bordo di una Giulietta verde e lo accompagnano alla stazione di Bari. Poi lo caricano sul rapido per Reggio Calabria. Totò Curtu sta tornando a Corleone. Una volta arrivato, Riina abbraccia sua madre e le sorelle. Ha solo il tempo di cenare. Mancano 10 minuti a mezzanotte quando 5 agenti del commissariato entrano nella casa di via Rua del Piano, numero 13. Devi venire con noi. Abbiamo un ordine di custodia cautelare. È della procura di Palermo. I magistrati hanno chiesto il fermo di Salvatore Riina per esigenze di giustizia. È uno stratagemma per chiuderlo in cella per qualche giorno. Quella notte Riina torna a Palermo sotto scorta e con le catene ai polsi. È ritornato a Lucerdone, è ancora in un tribunale davanti a giudici carabinieri. L'udienza dura soltanto un paio d'ore. I magistrati decidono in fretta la sorte di Riina. Per 4 anni ha l'obbligo di soggiorno nel comune di San Giovanni in Persiceto, un paesino alle porte di Bologna. Il suo legame palermitano, Giuseppe Savagnone, chiede al tribunale un permesso di 3-4 giorni. Nel paese di San Giovanni in Persiceto non è mai arrivato. Totò Riina è sparito. È un giorno della 3ª settimana di luglio del 1969. Comincia di venerdì la più lunga e misteriosa latitanza della storia di un boss di Cosa Nostra. Da quel momento Salvatore Riina diventa un fantasma per 24 anni. La fuga di Liggio dalla clinica Villa Margherita causa dure polemiche nei confronti del procuratore Scaglione e del presidente del Tribunale di Palermo Nicola Laferlita, poiché l'ordinanza di custodia precauzionale emessa nei confronti di Liggio era rimasta inspiegabilmente inapplicata per alcuni mesi, consentendogli così di spostarsi liberamente. Entrambi i magistrati vengono convocati dalla Commissione parlamentare antimafia. La Commissione, come è noto, ormai ha inquadrato la figura di Luciano Liggio in tutti i suoi aspetti, ha dovuto in modo particolare interessarsene anche recentemente in riferimento alla sua fuga da una clinica di Roma. Su questo punto non posso aggiungere nulla di più in quanto gli atti della Commissione sono stati di recente trasmessi alle autorità competenti per gli ulteriori adempimenti. La Commissione antimafia, oltre a sospettare del giudice Scaglione, si pone quesiti sul ruolo nella vicenda Liggio dell'allora capo della polizia, Angelo Vicari. Le strade sono deserte alle 5 del mattino e le case sembrano aggrappate alla montagna nera. Il vicolo Scorsone è chiuso nella parte alta da una jeep e nella parte bassa da un piccolo esercito di agenti. È un rastrellamento, un'operazione di caccia ai latitanti. A Corleone cercano Totò Riina.
Il boss è scomparso dopo il processo di Bari. Qualcuno l'ha visto circolare in paese e anche fra i vigneti delle Rocche di Rao, al confine delle terre del santuario di Tagliavia. Informatori giurano che si nasconde nelle campagne durante il giorno, poi di notte sale a Corleone. Non lo trovano. Lì ci sono la vecchia madre e la sorella Arcangela. La squadra catturandi viene dirottata in pochi minuti in vicolo Scorsone al Civico 24, l'abitazione dei Bagarella. Gli agenti entrano nella vecchia palazzina a forma di cubo, sfondando la porta. Rovistano dappertutto, cercano armi che non trovano, tagliano materassi e sventrano anche i cuscini. Svuotano armadi e credenze. Non c'è niente. Nella casa dei Bagarella non c'è nemmeno un uomo. Neanche Leo Luca, Luchino, il più giovane dei maschi. Sono latitanti o in galera. O al soggiorno obbligato. Ci sono solo le donne della famiglia. La madre Lucia e le sue 4 figlie femmine. Maria Matilde, Angela, Emanuela e Antonina. Dentro un vaso però trovano una fotografia. È Totò Riina. La foto è nascosta nella stanza da letto dove dorme Antonina Bagarella. I poliziotti iniziano a tempestarla di domande. La ragazza non apre bocca. Prima di andarsene si avvicinano ancora ad Antonina e le chiedono di Totò. E chi lo vede? Chi lo sa dov'è? Risponde. In paese la chiamano la maestrina perché insegna educazione fisica ai ragazzi del Sacro Cuore di Corleone. L'università l'ha abbandonata dopo il primo anno per gravi motivi familiari. Si era trasferita in campagna per qualche mese. Assisteva il padre Salvatore e il fratello Giuseppe, che erano a soggiorno obbligato a Frattaminore, un piccolo comune in provincia di Napoli. In Sicilia è tornata alla fine del processo di Bari. Aveva preso un diploma magistrale. Voleva vivere per sempre nella sua Corleone. Ninetta Bagarella non è solo una bella ragazza di 26 anni, è soprattutto la donna di Totò Riina. La sua è una famiglia mafiosa, si è innamorata di un mafioso. E anche lei è mafiosa, o almeno così sospettano i carabinieri e i poliziotti di Corleone. Sono sicuri che Ninetta tenga i collegamenti con Totò Riina e tutti i latitanti della sua cosca. È una sorta di portaordini, una staffetta che ha libertà di movimento. E poi è furba, scaltra, intelligente, soprattutto è fidatissima. I pedinamenti fuori da Corleone portano sempre a Palermo e poi sempre a Monreale. Ninetta scende in città una volta alla settimana con Emanuela, sempre con lei, la sorella che non la lascia mai sola. Emanuela ha 4 anni più di Ninetta ed è una donna molto religiosa. A Palermo, Ninetta e Emanuela arrivavano di mattina, nel giorno di visita ai detenuti del Luciardone. Portavano biancheria e cibo agli uomini della loro famiglia in carcere. Il pomeriggio salivano poi a Monreale. Il pedinamento finiva sulla piazza del Duomo Normanno. Le 2 donne sparivano dietro il chiostro e si infilavano nelle stanze della curia arcivescovile. Con i prelati discutevano di soldi e di carte. La famiglia Bagarella era affittuaria da decenni del Fondo Pierrello, un appezzamento di terreno tra Corleone e Monreale, di proprietà della curia. Le 2 donne facevano poi la strada al contrario, da Monreale a Palermo, da Palermo a Corleone. I pedinamenti andavano sempre a vuoto. Ninetta e Emanuela non fecero mai una mossa falsa. Neanche qualche anno dopo, quando alla polizia si presentò un'occasione davvero unica. Tutte le donne dei Bagarella erano in partenza per la campagna. Volevano portare l'ultimo saluto a Giuseppe, moribondo a Frattaminore. Ninetta e le sue sorelle si imbarcarono a Palermo sul Canguro Azzurro, il traghetto della Tirrenia. I poliziotti lo vennero a sapere e sistemarono delle rudimentali microspie nelle 2 cabine occupate dalle donne. Erano sicuri di prendere Totò Riina o almeno di carpire qualche segreto sui suoi nascondigli. Durante la traversata da Palermo a Napoli, però, non si sentì una sola voce. Ninetta e le sue sorelle non parlarono per tutta la notte. Non dissero una parola per 10 lunghe ore. I primi mesi della nuova latitanza di Totò Riina passano in fretta. Dagli ultimi giorni di luglio fino a dicembre, Totò Riina si nasconde fra Palermo e Corleone. È in attesa di un cenno dallo zutano Gaetano Badalamenti. Ucurtu si è conquistato un certo peso.
ha fama di sicario infallibile. Luciano Liggio non c'è quasi mai a Palermo. Sta a Milano, a Roma, a Catania, in Svizzera, e intanto Totò cresce. Luciardone ha riconosciuto l'uomo di rispetto e il suo carisma. Poi c'è stato l'esito del processo di Bari, l'assoluzione per insufficienza di prove di tutti quei sicari, che l'ha portato in alto. Chi meglio di Totò Riina avrebbe potuto risolvere il grosso problema che a Palermo nessuno sapeva o voleva affrontare? Chi meglio di lui poteva uccidere quel pazzo di Michele Cavataio? Michele Cavataio è l'imprenditore e boss della borgata dell'Acquasanta, che ha stravolto tutte le regole di Cosa Nostra, o almeno a cui tutti hanno addossato le colpe del tracollo di Cosa Nostra. Dopo la strage di Ciaculli, la commissione mafiosa era stata sciolta in attesa del giudizio del processo di Catanzaro, che vedeva coinvolti uomini praticamente di tutte le famiglie. Una volta terminato il processo di Catanzaro, con varie assoluzioni, si decise di ricostituire la commissione, ma la cosa richiedeva tempo. Buscetta e Salvatore Greco, tra i pochi condannati a Catanzaro, dal Sud America, dove erano latitanti, avevano fatto sapere di essere convinti che a uccidere Calcedonio di Pisa, atto detonante della prima guerra di mafia, fosse stato Michele Cavataio, per far ricadere la colpa sui La Barbera. La morte di Calcedonio di Pisa aveva portato alla prima guerra di mafia, che si era conclusa con la strage di Ciaculli e seguente reazione dello Stato. Per colpa di Cavataio, quindi, la mafia era quasi morta. Dopo anni di basso profilo, bisognava tornare a far rumore, far sentire la nuova presenza mafiosa. E quale migliore occasione che la punizione del Cavataio? L'esecuzione della sentenza mafiosa fu affidata a Totò Riina, il vidano latitante, il contadino. E quindi questo etichettato, perché quali motivi decide di allontanarsi dall'Italia? Si allontanò dall'Italia perché nacque quel conflitto di mafia del 1963, dove le forze di polizia hanno preso il sopravvento con la latitanza di tutti. Il conflitto che era nato era stato all'origine dell'uccisione di un membro della commissione, Calcedonio di Pisa. È morto il 24 o il 25 dicembre del 62, membro della commissione. In quell'epoca la commissione stabilì che a fare una cosa del genere fossero stati i fratelli La Barbera. Successivamente la commissione, o tutti, che non c'era più commissione, ci siamo resi conto che non era stato La Barbera, ma era stato un tale chiamato Michele Cavataio. In quell'occasione, forse è bello, a proposito, per lei, signor Presidente, capire la differenza di mentalità fra la mafia di allora e la mafia attuale, anche se già allora c'era una certa violenza. Si gridò allo scandalo perché fu messa una bomba nella macchina quando saltarono in aria i carabinieri Villa Giulia, ma credo una villa che appartenga a Preste Filippo, e si disse questo non appartiene a noi, solo potuto essere quel pazzo di La Barbera che vuole far perdere l'equilibrio di tutte le cose. Quando si seppe che fu il Cavataio, tutti giurammo vendetta nei confronti di Cavataio. Dico giurammo, non giurarono, giurammo vendetta nei confronti di Cavataio per aver fatto una cosa simile. La proposta del Cicchiteddu di uccidere il Cobra viene accettata da una sorta di direttorio improvvisato dei principali boss. In questo momento infatti la commissione non è ancora rinata. Avviene così che con il verdetto catanzarese, ormai acquisito, il fenomeno di criminalità collettiva che i giudici avevano trovato così difficile definire, decise di lasciarsi alle spalle gli sconquassi della metà degli anni 60 e di rimettersi al lavoro. Si decide di formare un comando di killer, scelti tra le varie cosche mafiose. Per i corleonesi
vanno Totò Riina, Bernardo Provenzano e Calogero Bagarella. Stefano Bontate invia Emanuele D'Agostino e Gaetano Grado, della Cosca di Santa Maria di Gesù, e Giuseppe Di Cristina invia invece Damiano Caruso, della Cosca di Riesi. Con 2 auto Giulietta, di cui una blu, con la sirena, il comando giunge all'impresa della ditta Moncada. I 6 scendono dalle auto, Riina rimane fuori a controllare la situazione. Da premettere che si mettono tutte le divise, io non l'ho voluta mettere. Gaetano Badalamenti dice: ma perché tu non la devi mettere? Io ho detto: perché se voglio morire, i miei principi erano quelli, se devo morire, non voglio morire con la divisa da polizia. Qualcuno si affaccia al balcone e Grado urla: siamo della polizia, tranquilli, rientrate. Poi i 5 uomini si dirigono verso il loro obiettivo. Fatti i pochi passi in uno stretto corridoio, che in realtà è un'intercapedine tra 2 palazzi contigui, ed attraversato il quale si accede agli uffici dell'impresa, la banda incontra i figli del costruttore, Angelo e Filippo, di 19 e 25 anni, che rimangono paralizzati dallo stupore e dal terrore. I killer iniziano a sparare. I colpi d'arma da fuoco mettono sul chi vive quanti stanno all'interno dell'ufficio, anche Michele Cavataio. Inizia un lungo e nutrito scambio di colpi. Gli esperti della scientifica raccoglieranno 200 bossoli. Cavataio ha la peggio e cade a terra, ormai rantolante. Provenzano gli si avvicina per dargli il colpo di grazia con la sua P38. Ma la pistola non funziona e in quello stesso istante Michele Cavataio, ormai a terra moribondo, raccoglie le proprie forze nell'ultimo tentativo di sparare a Binnu. Punta la sua cobra verso il volto di Provenzano, ma non riesce a sparare. Binnu allora infierisce sulla testa del Cavataio con il calcio dell'arma. Oltre al Cavataio, a terra rimangono 3 uomini. 2, il manovale Salvatore Bevilacqua e il custode del cantiere, Giovanni Domè, sono completamente estranei ai fatti. Il terzo, Francesco Tumminello, è un pregiudicato, socio, custode e guardiaspalle del vecchio Girolamo Moncada. Anche fra i killer, però, vi è un caduto. È Calogero Bagarella, fratello di Lucchino e cognato di Riina. Viene trascinato a spalle fino al baule della macchina. Del suo corpo non si avrà più traccia, bruciato in qualche campagna dal cognato e guardiaspalle Totò Riina.